Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, manca pochissimo, finita Napoli-Frosinone, credo che si fischi a momenti 95-13, abbondante oltre il recupero, 3-1 per il Napoli. Analizziamo la partita insieme ragazzi, a metà video diamo le pagelle calciatore per calciatore, vi dico la mia, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, è finita, attivate la campanella delle notifiche, 3-1 è finita. Così restate aggiornati sui contenuti e andiamo a vedere cosa è successo in questa partita. Non facile, per niente facile. Un Napoli che è entrato in campo forse un tantino sufficiente a livello mentale. Qualcuno ancora in una condizione fisica comunque un po' arretrata rispetto a un inizio di campionato, ma lo si sapeva e ce lo si poteva aspettare da alcuni elementi. Io ho visto un Lobotka con una condizione fisica un tantino dietro, un Oliveira in lucidità che ha peccato qualcosina nel primo tempo. Comunque andiamo ad analizzare tutto ciò che è stato la partita. Fatemi sapere come sempre la vostra nei commenti. Il Frosinone parte forte perché sono le massime del calcio e ne approfitto con questa massima del calcio che per me è questa: le squadre che salgono dalla cadetteria a livello di condizione fisica fino a febbraio avranno una condizione fisica quasi senza cali, perché i punti li devono fare da inizio campionato, non è che se la rischiano di poi non far più punti quando le squadre di alta classifica comunque cominciano a macinare ed entrano nel vivo da gennaio in avanti. Quindi i punti le squadre di cadetteria le fanno da inizio campionato fino a febbraio, quindi è normale che ci sia stata una condizione fisica diversa tra le due squadre e l'abbiamo pagata. Non ce la prendiamo con Caiuste alla prima uscita, da rigore, il rigore c'era, il fallo è lieve, sfiora il pallone, poi prende l'avversario. Fallo di negligenza, lo si chiamava l'anno scorso, non è cambiato praticamente niente. Quindi calcio da rigore, bisogna ovviamente anche analizzare il fatto che le interpretazioni dei calci di rigore per campionati sono diverse, quindi è questa l'esperienza che poi Caius deve fare in Italia. In area di rigore in Italia devi essere al 2000% pulito, pestoni, tacchetti, questo e quell'altro. Vai al VAR e ti danno calcio di rigore e poi stiamo qui a dire sì, ma era rigore o non era rigore? Rigore. 1-0 dietro, il Napoli possiamo anche analizzarlo dal 24esimo in avanti sul gol di Politano alla prima mezzazione imbastita con alcune triangolazioni. Comunque Politano con un grandissimo tiro. Ho già sentito comunque complicità del portiere del Frosinone, ma sono tiri comunque forti. Eh, Siamo a meno di 20 metri dalla porta, quindi sì, puoi intervenire diversamente tu portiere, ma ci sono portieri che sono numeri uno e militano in squadre di cartello, e ci sono ovviamente il portiere del Frosinone che, al di là che poteva fare relativamente poco, devi essere un grandissimo portiere poi per respingere quei palloni. Quindi non è nemmeno un errore del portiere del Frosinone. Grandissimo gol, il Napoli pareggia la partita. Un Napoli frizzante poi dal 30esimo in avanti, perché a mio avviso è successa una cosa. Ho una penna in mano, ve lo faccio vedere così. Raspadori ha sempre giocato qui per 25 minuti. Si è creata poi la verticale, Lobotka, Zielinski che giocava qui e addirittura Caiuste. Zielinski, Caiuste qui e Raspadori che si accentrava invece di fare l'esterno, e il Napoli è diventato un tantino più pericoloso in attacco, anche se fino al 42esimo e la botta di Osimhen, l'invenzione del nostro capitano, perché quella è un'invenzione di Di Lorenzo, è un gol che, se voglio dire 65 e 35, 65% del nostro capitano di Lorenzo e 35% di Osimhen, perché comunque la sassata la devi fare da dentro l'area, devi buttarla dentro. Ovviamente pesano i 12 milioni di ingaggio offerti e rinnovati ad Osimhen, perché senza se e senza ma abbiamo concluso con Osi e continuiamo con Osi, il miglior attaccante al momento della Serie A.
Poi vedremo come andrà a finire più avanti il campionato. Fatto sta che Osimhen non si discute, né tantomeno si discute il nostro capitano. Comunque è un Napoli che per una ventina di minuti, dal 24esimo a fine primo tempo, ha giochicchiato, anche se le idee sono ancora un tantino confuse. Parte la ripresa, lo si sapeva che il Frosinone continuava comunque a livello fisico ai 90 minuti più del Napoli nelle gambe, senza che ci nascondiamo dietro a un dito. Noi atleticamente e fisicamente non ci siamo ancora al 100%, meno male che sono partite così contro una squadra dove il divario tecnico può dire la sua, perché abbiamo vinto per un divario tecnico molto maggiore, tant'è vero che il 3-1 che chiude la partita è un'altra invenzione tattica di Di Lorenzo, che si chiama la palla tra le linee come uno dei migliori centrocampisti sulla destra. Di prima la palla va ad Osimhen in una verticale d'attacco, Osimhen davanti al portiere ovviamente non perdona, chiudiamo la partita e va bene così. Va bene così perché era il Frosinone, va bene così perché era la prima di campionato, ci stavano le tensioni. Quest'anno questa partita ne è stata l'esempio. Sarà ovviamente ancora più difficile dell'anno scorso, perché l'anno scorso ti hai rimesso in testa di arrivare a quell'obiettivo dall'inizio dell'anno senza farlo sapere a nessuno, poi perché nessuno sapeva niente. Quindi era più semplice affrontare le partite con spavalderia e a viso aperto. Invece quest'anno lo scudetto sul petto pesa, ma di partita in partita peserà sempre meno, perché il Napoli sarà lì a cercare di fare un gol più dell'avversario. Non voglio entrare nella direzione arbitrale, perché poi tutto sommato me la posso anche tenere. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, vedremo poi nelle moviole e nei programmi televisivi e sui social cosa si dirà. Siamo pronti noi per fare un live verso le 9, tra le 9 e le 9:10 andremo live per analizzare appunto il post partita con ospiti. Ci sarà Armando di Casanapoli 1973. Andiamo a dare le pagelle e concludiamo questo video, ragazzi. 6 a Meret, normale amministrazione, ma non è che abbiamo sofferto poi più di tanto e c'è stata questa pericolosità immensa del Frosinone, anche se diciamo nella linea tra centrocampo e difesa abbiamo sofferto un tantino. 8 a Di Lorenzo, sono suoi i due gol, quello del 2-1 e del 3-1, anche se si scrive Osimhen nella marcatura, sono di Lorenzo i due gol. 7 a Rachmani perché è più pimpante di Juan Jesus, al quale ho dato 6,5. Rachmani è già pronto fisicamente e mentalmente, molto più pimpante, in chiusure, ad andare a coprire addirittura su Meret che non si era chiamato in uscita, su un cross, sempre nel secondo tempo. 6,5 a Juan Jesus, 6 ad Olivera perché mi è piaciuto di meno di altre partite. Impacciato soprattutto nel primo tempo, Zielinski gli dà una palla tra le linee, si ritrova in area di rigore, comunque si incischia col pallone. Un po' di lucidità, per me sono errori di lucidità in relazione ad una condizione che arriverà di partita in partita, perché poi quando inizia il campionato una settimana di allenamento fa una differenza enorme da una settimana all'altra. 6 ad Olivera, comunque 6 politico a Mario Rui per gli entrati dalla panchina, 5,5 a Caiusta, non è una bocciatura da 5 perché poi c'è anche da dire, ha fatto il fallo da rigore, forse un tantino in balia della posizione in campo per i primi 20 minuti, però poi c'è una palla rasoterra bellissima in una sovrapposizione che ha provato un paio di volte con Di Lorenzo che l'ha servito e una volta Politano, mi sembra, dove lì è un fatto di allenarsi e centimetri. Arriverà anche il momento di Caiuste, però Caiuste poi dà una palla rasoterra a Raspadori sul gol che è stato annullato del 2-1 allo stesso Raspadori. Raspadori tenta il tapin di prima, poi la palla carambola in aria, torna indietro da Raspadori segna, però quello è un grandissimo movimento di Caiuste con una grandissima palla rasoterra che di tapin si poteva anche buttare dentro. 6 a Lobotka perché l'ho visto ancora fuori condizione e non è da Lobotka sbagliare passaggi, quindi deduco lucidità che deve tornare ai massimi livelli. 6 politica tostica addentrato dalla panchina, 6,5 ad Anghissà
perché si è vista la differenza tra il sostituto che abbiamo comprato e il titolare. Semplicemente. Anche se è monumentale al centrocampo, è fondamentale. 8 Zielinski migliore in campo insieme al nostro Di Lorenzo perché è dappertutto Zielo, è dappertutto e raccoglie lui molto più di Lobotka in questa partita, la regia di un Napoli e il dettare i tempi della squadra. Quindi fondamentale Zielinski e meno male che hai rifiutato le sirene arabe perché io l'ho detto già in altri video, in queste partite, vedi, sono i calciatori di esperienza e con un livello tecnico poi che non si discute ad avere la meglio e ad essere poi a mio avviso il migliore in campo insieme a Di Lorenzo. Poi fatemi sapere se siete d'accordo con me o meno. 6 a Politano, era un 6,5, però mi hai sbagliato, caro Polish, quei due appoggi dove il Napoli sarebbe andato in rete per 2 volte consecutive con Osimhen. Ancora errori di sufficienza, li vogliamo chiamare di sufficienza, poco lucidi. Comunque, quelle palle vanno date come si deve perché Politano ha nelle corde quei passaggi ed Osimhen ha nelle corde quei gol, quindi l'avevamo chiusa anche prima la partita. È entrato dalla panchina, ma non gli do un 6 politico a Simeone, 6,5 perché i primi 5 minuti Simeone fa 2 movimenti assassini in area di rigore. Uno sicuramente arriviamo sul fondo, ma l'altro poteva far del male. Appena entra Simeone è rotato come se avesse giocato i 70 minuti prima e conoscesse già i movimenti della difesa avversaria, quindi vuol dire che è uno che dalla panchina è attentissimo, pronto a piazzare la zampata, che non è arrivata ma arriverà. 6 politico ad Elmas è entrato al posto di Politano, un 6,5 a Raspadori glielo dobbiamo dare perché schierato da esterno sinistro non serve. Però nel secondo tempo, se avete notato, è stato accentrato un tantino più vicino ad Osimhen, molto meno esterno, ed è lì che rende Raspadori. Raspadori deve stare a ridosso della prima punta, da falso 9. Purtroppo quando riceve palla e da 20 metri avanti dove non c'è nessuno, lì serve Kvaratskhelia, serve Lozano che portano palla a piede e ti puntano, per esempio, diretti faccia a faccia. Raspadori non è quel calciatore, Raspadori prende quel pallone e lo smista dopo 4 metri di corsa perché è nella sua natura, no perché Raspadori è scarso, Raspadori eccetera eccetera. Quindi 6,5 a Raspadori, un 6,5 a Garzia e abbiamo fatto anche le pagelle, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, sempre Forza Napoli, ci vediamo in live tra poco, non mancate, ciao.